Cillario e Marazzi Spirit Company nasce dalla passione per il gin principalmente di Gigi Marazzi, che è il mio socio, e mia. Il nostro progetto, la nostra idea è quella di produrre un gin sartoriale, cioè un gin tagliato su misura per il nostro singolo cliente, che normalmente è un bartender. Per distillare il nostro gin abbiamo un alambico molto tradizionale, un alambico in rame discontinuo della portata di 100 litri, che ci consente di produrre 50 litri di gin al giorno. Prima di distillare, ogni volta l'alambico viene lavato senza fare uso di detergenti, ma con succo di agrumi. D'abitudine usiamo il limone durante l'estate e il bergamotto perché è lievemente più acido durante l'inverno quando ci viene fornito. Dopodiché nella pentola dell'alambico mettiamo acqua osmotizzata con un nostro apparecchio, fra l'altro osmotizziamo un'acqua di una nostra fonte, e alcol di grano biologico e kosher. Dopodiché in testa all'alambico mettiamo le spezie che abbiamo pesato, scelto e tritato immediatamente prima della distillazione, per cui non abbiamo nessun tipo di infusione, ma lavoriamo con il sistema del passaggio di vapore. Normalmente per le nostre distillazioni usiamo dalle 13 alle 15 spezie botaniche differenti. Poi ovviamente ogni singolo cliente ci chiede una caratterizzazione, questo è quello che avviene normalmente, per cui per esempio possiamo fare, e abbiamo fatto, dei gin per locali sul mare con delle alghe marine che danno un lieve sapore di salmastro. Abbiamo realizzato del gin con in infusione questa volta del riso basmati. Abbiamo realizzato dei gin con degli agrumi particolari come la pompia sarda, oppure con delle spezie particolari come la buggia, che è una spezia della macchia mediterranea. Ancora abbiamo realizzato dei gin partendo da dei mosti. L'aggiunta di un mosto nella pentola di distillazione dà una morbidezza al gin che è altrimenti inarrivabile. Terminata la distillazione, il gin ha un periodo di attesa, lo mettiamo in fusti d'acciaio dove resta per quantomeno una settimana perché si stabilizzi, dopodiché viene congelato per far precipitare gli oli aromatici che altrimenti darebbero, una volta aggiunto del ghiaccio o dell'acqua, un aspetto lattiginoso, e viene filtrato. A quel punto abbiamo un prodotto quasi finito che viene poi sottoposto a rettificazione. Il gin è pronto per essere imbottigliato. Noi proponiamo ai nostri clienti una scelta di una decina di bottiglie diverse perché ognuno possa scegliere la bottiglia che più desidera, nel formato che desidera. Andiamo dai campioni da 0,05 fino ai 3 litri. La nostra società, la Cillario Marazzi, produce anche un vermouth. Abbiamo chiamato il nostro vermouth Bitter Vermouth 1920, Bitter Vermouth perché abbiamo pensato, rispetto alla ricetta tradizionale, di ridurre la quantità di zucchero che è sempre molto prevaricante nei vermouth commerciali, e abbiamo dato un doppio punto di china e un doppio punto d'essenzio per aumentare la caratteristica amaricante. La filosofia che sta alla base del nostro vermouth è la stessa che contraddistingue il gin, quindi la ricerca della migliore materia prima che c'è sul mercato, e utilizziamo Moscato d'Alessandria siciliano della zona di Trapani, quindi un vino ricco, corposo, pieno di sole, che contraddistingue e dà il carattere al vermouth. Utilizziamo una tecnica di una ricetta presa da una ricetta all'inizio Novecento, e facciamo due tipi di infusioni. Una infusione alcolica dove vengono utilizzati dell'alcol di grano tenero italiano biologico
e tutte le botaniche resistenti, quindi le cortecce, le chine, la parte coriandolo, il cardamomo, tutte le parti dure che resistono all'alcol, da cui possiamo estrarre senza bruciare gli oli essenziali e gli aromi. E poi facciamo una infusione idroalcolica, quindi vino ed alcol, portando l'infusione a circa 45 gradi alcolici, e in questa infusione mettiamo tutte le parti aromatiche floreali, quindi i petali di rosa, la rosa canina, la melissa, tutte le parti più deboli che non resisterebbero all'aggressione dell'alcol concentrato. Dopo un mese di infusione, l'infusione viene filtrata e le infusioni si mettono insieme al vino. A questo punto dobbiamo dare lo zucchero e il colore, e per far questo abbiamo messo a punto una tecnica, anche questa presa dalla letteratura di inizio 1900, utilizzando dello zucchero poco raffinato e provvedendo a portarlo ad alta temperatura per raggiungere il giusto punto di colore senza bruciarlo e avere tutte le caratteristiche di dolcezza e di aromaticità tipiche di un caramello fatto a mano. Diamo il colore e il giusto punto di zucchero senza poi aggiungere coloranti artificiali e non aggiungiamo nessun conservante chimico. Per questo il nostro vermouth, come tutti i grandi vermouth, una volta aperto, deve essere conservato in frigorifero per mantenere e riuscire a godere di tutti i profumi, tutti gli aromi, tutti i sapori che le botaniche si portano con sé. Oltre al vermouth e al gin, la Cillaria Marazzi Spirit Company produce anche una crema di cassis che parte come prodotto iniziale dal ribes nero. Noi abbiamo una coltivazione di 600 piante di ribes nero che abbiamo importato direttamente dalla Borgogna e che è nei terreni tutto attorno alla nostra distilleria. La coltivazione è biodinamica, nel senso che non utilizziamo nessun tipo di diserbante, pesticida o concime chimico, e la irrighiamo con l'acqua di una nostra sorgente. Il cassis viene raccolto a mano e con una percentuale di foglie viene lasciato in infusione in alcol per 3 mesi, dopodiché si procede con la miscelazione fra l'estratto di cassis che abbiamo prodotto con l'infusione e dello zucchero sciolto in acqua bollente, ed è l'ideale per realizzare il kir, che è un aperitivo che si ottiene miscelando la crème di cassis con un vino bianco secco, o il Kir Royal, che si ottiene miscelando la crema di cassis con lo champagne in Francia, o con un buon Franciacorta o un buon prosecco secco in Italia. Noi siamo molto giovani come distilleria, ancorché prima di iniziare a svolgere la nostra attività in maniera professionale abbiamo fatto quasi 4 anni di esperimenti. Comunque, partendo con la nostra attività commerciale da settembre dell'anno scorso, allo stato abbiamo già una ventina di etichette in commercio, tutte fatte con ricette esclusive e riservate al singolo nostro cliente.